Se ti riconosci in quello che sto per dire, questo video cambierà la tua vita per sempre. Hai mai sentito quella sensazione di essere troppo sensibile, troppo emotivo, di reagire troppo a tutto quello che ti succede intorno? Bene, oggi scoprirai che esiste un modo per trasformare quella sensibilità in un superpotere. C'è un momento nella vita in cui smetti di tremare, non perché non senti più nulla, ma perché hai imparato a sentire tutto senza lasciarti distruggere. Questo è il momento in cui diventi pericoloso per il destino che cercava di spezzarti. Oggi ti mostro come diventare emotivamente insensibile e controllare tutto. Il tuo scudo invisibile contro il mondo. Marco Aurelio scriveva: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai forza. Guarda, ti hanno mentito per anni. Ti hanno detto che essere sensibili è forza, che esprimere ogni emozione è autenticità. Bugie. La vera forza nasce quando impari che non ogni emozione merita una risposta. Non ogni ferita ha bisogno di un grido. Non ogni provocazione richiede una reazione. Vedi quella persona che esplode per ogni piccola cosa? Che si arrabbia quando qualcuno non risponde al messaggio? Che crolla quando le cose non vanno come sperava? Quello eri tu, ma non più. La disciplina emotiva è imparare a stare nel fuoco senza bruciare. È guardare l'insulto negli occhi e scegliere il silenzio. È sentire il cuore spezzato e continuare a costruire il tuo impero. Perché le emozioni sono come i bambini. Se cedi a ogni loro capriccio, diventeranno i tuoi padroni. Ma ecco la parte che nessuno ti ha mai spiegato. La disciplina emotiva non è repressione, è selezione strategica. È come essere il buttafuori del tuo club mentale. Decidi tu chi entra, chi resta e chi deve andarsene immediatamente. Pensa all'ultima volta che qualcuno ti ha fatto arrabbiare. Ora immagina se, invece di esplodere, avessi respirato per 10 secondi e avessi scelto una risposta calcolata. Quella pausa, quei 10 secondi, sono la differenza tra essere un padrone o essere uno schiavo delle tue emozioni. Seneca aveva ragione. La rabbia è una follia temporanea, ma quando sviluppi la disciplina emotiva, quella follia non ti possiede più. Diventi il chirurgo delle tue reazioni, preciso, calmo, intenzionale. Non stai sopprimendo le emozioni, le stai guidando, le stai educando. Stai dicendo loro: voi potete visitare, ma qui comando io. E quando prendi il controllo del tuo mondo interiore, il mondo esteriore non può più toccarti. Ecco il segreto che gli antichi conoscevano. Le emozioni sono energia e l'energia può essere distruttiva o costruttiva. La disciplina emotiva è l'arte di trasformare la rabbia in determinazione, la tristezza in compassione, la paura in preparazione. Quando qualcuno ti tradisce, l'emozione grezza è vendetta. La disciplina emotiva la trasforma in saggezza. Ora sai chi è veramente quella persona. Quando fallisci, l'emozione grezza è vergogna. La disciplina emotiva la trasforma in combustibile per la prossima battaglia. Per i prossimi 7 giorni, quando senti un'emozione forte, fermati e conta fino a 10. Non reagire. Durante questi 10 secondi, chiediti: questa reazione mi porterà più vicino ai miei obiettivi o più lontano? Poi scegli consapevolmente la tua risposta. Annota ogni volta che riesci a farlo. Vedrai quanto potere hai quando smetti di reagire e inizi a rispondere. Controlla la tua mente o sarà lei a controllare te. La mente che non è occupata da pensieri buoni sarà invasa da quelli cattivi. Seneca. La tua mente è la tua arma più potente o il tuo nemico più mortale e il campo di battaglia è ogni secondo che passi da solo con i tuoi pensieri. Se non ne prendi il controllo, lei prenderà il controllo di te, ti intrappolerà nel dubbio, nella paura, nell'insicurezza, ti farà mettere in discussione tutto quello che è stato costruito dentro di te. La tua mente può costruire palazzi o prigioni, a seconda di quello che permetti che cresca al suo interno. Pensi che il nemico debba venire da fuori? No! La maggior parte delle battaglie si perde nella tua testa molto prima che affronti il mondo esterno. Ti convincerai a rinunciare alla grandezza, ti accontenterai di meno di quello che vali, vivrai nell'esitazione mentre il tuo scopo se ne va.
Marco Aurelio scriveva: «La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Ogni giorno la tua mente ti sta raccontando una storia. Parte di essa viene dal trauma, parte dalla paura, parte dal dolore che non hai mai elaborato. E se non metti in discussione quella storia, inizi a viverci dentro, inizi a indossarla come una seconda pelle, cominci a pensare: questo è semplicemente chi sono, ma non è chi sei, è chi la vita ti ha fatto credere di dover essere per sopravvivere. La tua mente sceglierà sempre il comfort rispetto alla crescita, a meno che tu non esiga diversamente. Ti dirà di stare al sicuro, di rimanere nascosto, di rimanere piccolo, perché il rischio sembra pericolo e il disagio sembra fallimento. Ma quella è una bugia vestita di logica. La crescita sembra sempre dolore all'inizio, la guarigione sembra rottura, il cambiamento sembra caos, e alla tua mente non piace niente di tutto questo. Ecco perché non puoi chiederle il permesso, devi darle istruzioni, perché se aspetti di sentirti pronto non ti muoverai mai. Se aspetti che i tuoi pensieri si allineino perfettamente, rimarrai bloccato per sempre. La grandezza non riguarda l'avere una mente perfetta, riguarda l'avere una mente disciplinata. È svegliarsi e dire: non mi importa come mi sento oggi, non mi importa cosa dice la mia mente, mi muovo comunque. Epitteto, che era nato schiavo, sapeva cosa significava essere prigioniero, ma insegnava: nessuno può farti del male senza il tuo permesso. La vera prigione è quella che costruisci nella tua mente. O gestisci la tua mente, o la tua mente gestisce te. Ogni giorno, ogni momento, ogni pensiero. Questa è la battaglia che determina tutto il resto. L'arte di diventare indistruttibile. Sii come la roccia contro cui si infrangono incessantemente le onde. Essa rimane ferma e intorno ad essa si calmano le acque ribelli. Marco Aurelio. Il potere non è mai stato destinato ai più rumorosi. Non è mai stato promesso ai più talentuosi, ai più istruiti o ai più raccomandati. Il vero potere, quello incrollabile, appartiene a chi si rifiuta di piegarsi quando la vita lo spinge al limite. Appartiene a chi mantiene la posizione quando tutto intorno crolla. Perché chiunque può essere sicuro di sé quando splende il sole. Chiunque può parlare di fiducia quando le porte sono aperte e gli applausi sono forti. Ma ci vuole un tipo diverso di persona per continuare a camminare quando è buio, quando arriva il tradimento, quando la tempesta è così pesante da farti mettere in discussione tutto, quando le persone diventano fredde e la vita diventa crudele. Ci vuole un'anima incrollabile per continuare a scegliere la disciplina invece della distrazione, lo scopo invece della popolarità, la pace invece dell'orgoglio, perché la forza non si trova nei muscoli, si trova in quello che fai quando il tuo cuore è spezzato ma il tuo spirito dice: alzati comunque. Ecco la verità che nessuno ti dice. Essere incrollabile non è un talento naturale, è una decisione quotidiana. È la scelta di costruire radici così profonde che nessuna tempesta può sradicarti. È l'arte di diventare così centrato che il caos esterno non può toccare la tua pace interiore. Pensa agli alberi più antichi del mondo. Sono sopravvissuti a secoli di tempeste, incendi, inondazioni. Come? Non resistendo rigidamente, ma rimanendo flessibili nella tempesta, mantenendo radici profonde. Così devi fare anche tu. Le persone non capiscono a cosa sei sopravvissuto. Vedono la superficie ma non sanno quanto ti è costato rimanere in piedi. Non conoscono le notti in cui hai pianto da solo, i momenti in cui hai quasi mollato, il peso che hai portato in silenzio. Vedono la calma ma non conoscono la guerra che hai combattuto nella tua mente per rimanere con i piedi per terra. Ecco perché essere incrollabile non significa che non senti. Significa che ti sei allenato a non essere posseduto da quello che senti. Seneca diceva: ogni nuovo giorno è una nuova vita per un uomo saggio. Hai costruito qualcosa dentro di te che non crolla ogni volta che la vita diventa difficile. Hai smesso di mendicare la pace e hai deciso di diventarla. Hai smesso di inseguire la validazione e ti sei eretto nella tua dignità. Ecco cosa significa essere incrollabile. Non è arroganza, non è freddezza, è chiarezza, è sapere chi sei anche quando il mondo dimentica.
Ma ecco il paradosso che pochissimi capiscono: più diventi incrollabile, più attiri persone. Non perché stai cercando conflitto, ma perché la tua stabilità minaccia l'instabilità degli altri. La tua pace espone il loro caos, la tua chiarezza rivela la loro confusione. E quando questo succede, ricorda le parole di Marco Aurelio: quanto disturbo si evita non guardando ciò che dice o fa il tuo vicino, ma solo prestando attenzione alle proprie azioni. Il mondo proverà a spezzarti, ma quando sei radicato profondamente, nessuna tempesta può sradicarti. Diventi incrollabile solo attraversando quello che doveva distruggerti e decidendo che non ti definirà. Le persone incrollabili sono pericolose, non perché urlano, ma perché non sussultano. Hanno visto troppo, sopravvissuto a troppo, perso troppo per essere scossi da sciocchezze. Il loro silenzio è forza, la loro immobilità è strategia. E non pensare che essere incrollabile significhi non essere colpito. Significa semplicemente rifiutarti di rimanere a terra. Significa smettere di negoziare il tuo valore con persone che non ti hanno mai valorizzato. Significa imparare che proteggere la tua pace è potere. Qui sta il segreto finale. L'incrollabilità non è una destinazione, è un modo di viaggiare. Non è qualcosa che raggiungi una volta per sempre. È qualcosa che scegli ogni giorno, ogni momento, ogni respiro. Gli incrollabili non si muovono diversamente, pensano diversamente, non inseguono il rumore, inseguono lo scopo e quando trovano per cosa sono costruiti, per cosa sono chiamati a fare, si rendono conto che non hanno tempo per essere distratti da tutto ciò che non lo serve. Diventi concentrato come un laser, ti radichi. E improvvisamente le cose che prima ti scuotevano non ti muovono nemmeno più. Non mendichi più, non ti spezzi come prima. Cammini in pace, ma non confonderla con la debolezza, perché niente è più forte di chi sa per cosa sta combattendo. Crea il tuo protocollo di incrollabilità. Identifica le 5 situazioni che di solito ti destabilizzano di più: critiche, rifiuti, conflitti, eccetera. Per ognuna scrivi una risposta prestabilita che rimane fedele ai tuoi valori. Esempio, se qualcuno ti critica ingiustamente, la tua risposta potrebbe essere: respiro profondamente, ringrazio per l'opinione e ricordo che la mia autostima non dipende dalle opinioni altrui. Memorizza queste risposte e praticale finché non diventano automatiche. Così, quando arriva la tempesta, hai già il tuo piano. Quando tu decidi, il caos obbedisce. Epitteto, uno schiavo diventato filosofo, sapeva cosa significava non avere controllo, ma insegnava: la ricchezza consiste non nell'avere grandi possedimenti, ma nell'avere pochi bisogni. Il controllo non è dominare tutto quello che ti succede. È impossibile. Il controllo è decidere come reagire a quello che ti succede. È la differenza tra essere una foglia nel vento e essere l'albero che rimane radicato. Hai mai notato che le persone più forti non sono quelle che gridano di più? Non sono quelle che fanno più drammi? Sono quelle che restano calme quando tutto intorno a loro sta collassando. Sono l'occhio del ciclone. Ecco una verità che ti cambierà la vita. Il caos non è casuale, è testuale. L'universo ti sta facendo una domanda con ogni crisi. Chi sei veramente quando non puoi più fingere? La tua risposta determina tutto. La vita ti colpirà, ti tradirà, ti deluderà, ti prenderà a schiaffi quando meno te lo aspetti. Ma hai una scelta sacra. Puoi piegarti o puoi rimanere dritto. Puoi reagire o puoi rispondere. Puoi essere vittima delle circostanze o architetto delle tue reazioni. Qui sta il trucco. Il caos ha una scadenza, ma il carattere che costruisci attraversandolo, quello è per sempre. Ogni tempesta che superi senza spezzarti diventa parte della tua armatura. Ogni tradimento che attraversi mantenendo la dignità diventa saggezza depositata nel tuo conto. Marco Aurelio governava un impero in crisi continua. Guerre, pestilenze, tradimenti. Eppure scriveva: confina te stesso al presente, non il passato che ti perseguita, non il futuro che ti spaventa. Solo questo momento, questa scelta, questa risposta.
quando tutto va in pezzi, quando le persone ti voltano le spalle, quando i sogni sembrano impossibili. Quello è il momento in cui il controllo diventa la tua arma segreta. Non controlli la tempesta, ma controlli come ci cammini dentro. Il caos non è il tuo nemico, è il tuo maestro. Ti insegna chi sei veramente quando le maschere cadono. Ti mostra di cosa sei fatto quando tutto il resto svanisce. E se resisti, se rimani saldo, se mantieni la rotta, allora hai vinto la battaglia più importante, quella contro te stesso. Ma ecco la parte che nessuno ti dice: il controllo si allena, come un muscolo. Ogni piccola scelta di non reagire male, ogni volta che scegli la calma invece del caos, stai costruendo il tuo superpotere. Stai diventando qualcuno che non può essere scosso. Ricorda, il controllo non aspetta che tutto sia perfetto. Inizia nel momento esatto in cui smetti di permettere all'imperfezione di governare la tua vita. Identifica una situazione nella tua vita che ti crea stress o caos ricorrente. Potrebbe essere il traffico, un collega difficile o problemi finanziari. Per una settimana, ogni volta che ti trovi in quella situazione, pratica questo mantra di Epitteto. Questo non dipende da me, ma la mia risposta sì. Concentrati solo su quello che puoi controllare, la tua postura, il tuo respiro, i tuoi pensieri. Documenta come cambia la tua percezione di quella situazione. La libertà di non aver bisogno di niente. Non siamo disturbati dalle cose, ma dalle opinioni che abbiamo delle cose. Epitteto. C'è un'arte che pochi padroneggiano, l'arte del distacco. Non perché hai smesso di interessarti, ma perché hai capito che attaccarti troppo a tutto ti sta soffocando, ti sta rubando la pace, ti sta derubando del tuo potere. Guarda come vivi, attaccato all'approvazione degli altri, attaccato ai risultati, attaccato a persone che non ti meritano. E ogni volta che qualcosa non va come vuoi, crolli. Ogni volta che qualcuno ti delude, ti spezzi. Ogni volta che un piano fallisce, ti arrendi. Ma il vero dominio non viene da quello a cui ti aggrappi, viene da quello che lasci andare. Ascolta questa storia. C'era un monaco che portava una borsa pesantissima. Un viaggiatore gli chiese perché non la posasse. Il monaco rispose: perché dimenticherei di riprenderla. Il viaggiatore sorrise. Forse il punto è proprio quello. La maggior parte delle persone vive come quel monaco. Porta pesi che non servono più, si aggrappa a ferite che dovrebbero guarire, trattiene persone che dovrebbero andarsene e chiama tutto questo fedeltà o amore, ma in realtà è paura. Ecco la parte che ti spaventa. Il distacco non significa diventare freddo, significa diventare libero, significa amare senza dipendenza, significa dare tutto senza aspettarti niente, significa investire in persone e progetti sapendo che l'unica garanzia è il tuo impegno, non il risultato. Quando ti distacchi, non stai rinunciando, stai scegliendo la libertà, stai scegliendo di non essere più ostaggio delle tue aspettative, stai scegliendo di non dipendere più dall'umore degli altri per determinare il tuo valore. Marco Aurelio era l'imperatore più potente del mondo, eppure scriveva: ricorda che molto poco disturba chi è pacifico con se stesso. Il distacco non è freddezza, è chiarezza, è sapere chi sei senza aver bisogno che il mondo te lo confermi. Ma qui sta il paradosso che sconvolgerà tutto quello che credi. Più ti distacchi dal bisogno di vincere, più vinci. Più ti distacchi dal bisogno di essere amato, più diventi amabile. Più ti distacchi dai risultati, più risultati ottieni. Perché quando non hai disperatamente bisogno di qualcosa, puoi approcciarla con chiarezza invece che con panico. Puoi negoziare da una posizione di forza invece che di necessità. Puoi amare senza soffocare, lavorare senza stressarti, vivere senza morire dentro. Diventi pericoloso quando smetti di aver bisogno, quando non implori più l'attenzione, quando non mendichi più l'amore, quando costruisci un impero così solido dentro di te che non hai bisogno di validazione esterna. Il mondo teme le persone che non possono essere manipolate e non puoi essere manipolato quando non hai più bisogno di niente da nessuno. Questo è il vero potere. Ma attento, c'è una linea sottile tra distacco sano e cinismo distruttivo. Il distacco sano dice:
do il massimo e accetto qualsiasi risultato. Il cinismo dice: non provo nemmeno perché tanto fallirò. Uno ti libera, l'altro ti imprigiona. Il distacco è un atto d'amore verso te stesso. È dire: merito pace più del dramma, merito chiarezza più del caos, merito libertà più della paura. E quando fai quella scelta, tutto cambia. Scegli una situazione o persona a cui sei troppo attaccato emotivamente. Per 10 giorni pratica questo esercizio. Ogni mattina visualizza te stesso che lasci andare completamente il controllo su quella situazione. Immagina il miglior scenario possibile e il peggiore e pratica l'accettazione di entrambi. Poi fai del tuo meglio senza attaccamento al risultato. Nota come cambia la tua energia e le tue prestazioni quando non sei disperato per un risultato specifico. Quando le emozioni diventano bugiarde. Ti è mai capitato di sentirti completamente perduto, convinto che fosse finita, che non ce l'avresti mai fatta? E poi, con il tempo, hai capito che quella sensazione era solo paura travestita da verità? I sentimenti sono bugiardi professionali. Ti sussurrano all'orecchio cose che sembrano reali, ma sono solo echi del passato. Ti fanno credere che sei debole quando stai crescendo. Ti convincono che è finita quando sta solo iniziando. La verità è diversa. La verità è che puoi sentirti spezzato e continuare a costruire. Puoi sentirti perduto e essere esattamente dove devi essere. Puoi sentirti dimenticato dal mondo, ma essere visto da qualcosa di più grande. Ascolta bene. I tuoi sentimenti sono termometri, non termostati. Misurano la temperatura della situazione, ma non dovrebbero controllarla. Troppa gente vive come se i propri sentimenti fossero comandi invece che informazioni. Seneca diceva: non è quello che ci capita che ci turba, ma il giudizio che diamo su quello che ci capita. Quando senti il rifiuto, quella voce ti dice che non vali niente. Ma la verità è che il rifiuto era solo una redirezione. Quando senti la paura, quella voce dice che non sei pronto. Ma la verità è che la paura è solo il guardiano davanti a ogni svolta. Ecco un segreto che ti cambierà la vita. La verità ha un peso diverso dai sentimenti. I sentimenti sono leggeri, volubili, cambiano con il vento. La verità è pesante, solida, immutabile. Quando impari a riconoscere la differenza, diventi indistruttibile. Pensa a una roccia nel fiume. L'acqua la colpisce continuamente, la circonda, cerca di spostarla, ma la roccia non si muove perché sa chi è. I sentimenti sono l'acqua, la verità è la roccia e tu devi decidere cosa vuoi essere. Smetti di basare il tuo futuro su sentimenti nati nella sopravvivenza. Smetti di misurarti con dolori temporanei. Se credi a ogni emozione che attraversa il tuo petto, finirai per abbandonare quello che eri destinato a conquistare. La tempesta dentro non significa che stai fallendo, significa che qualcosa di potente si sta muovendo. Il male ti vuole emotivo, così può renderti irrazionale, ma la verità ti vuole fermo, quieto, ancorato, concentrato. Ecco la parte che nessuno ti ha mai spiegato. Puoi usare i sentimenti come carburante senza lasciarti guidare da loro. La rabbia può diventare determinazione, la tristezza può diventare compassione, la paura può diventare preparazione. Non li ignori, li trasformi. I sentimenti cambiano con l'ora. Cambiano con chi ti risponde al telefono. La verità è eterna, non si piega alle circostanze. Ecco perché quando la vita diventa pesante, hai bisogno di qualcosa di più forte del tuo umore per sostenerti. Non vinci inseguendo i sentimenti, vinci scegliendo quello che è giusto anche quando non ti fa sentire bene. Questa è la maturità, questa è la crescita. C'è una domanda che separa i vincenti dai perdenti. Questo sentimento è un fatto o un'opinione? La paura di fallire è un sentimento. Il fatto che non hai ancora provato è la verità. La sensazione di essere di poco valore è un sentimento. La verità è che stai imparando e crescendo ogni giorno. Quando impari a distinguere tra sentimenti e fatti, diventi immune alla manipolazione emotiva. Diventi qualcuno che non può essere spaventato, scoraggiato o fermato da bugie travestite da emozioni. Crea un diario della verità. Per 2 settimane, ogni volta che ti senti sopraffatto da un'emozione negativa, scrivi 1.
cosa sto sentendo? 2. Questo è un fatto o un'interpretazione? 3. Qual è la verità oggettiva della situazione? 4. Quale azione posso intraprendere basandomi sulla verità, non sul sentimento? Questo esercizio ti allenerà a separare le emozioni dai fatti e a prendere decisioni dalla chiarezza invece che dal caos emotivo. Il controllo inizia nel momento in cui decidi che le tue emozioni non hanno più il permesso di governare la tua vita. Smetti di reagire e inizi a rispondere. Smetti di bramare il comfort e inizi a creare chiarezza. La disciplina emotiva è la forza che mantiene la tua pace di fronte alla provocazione. L'armatura silenziosa che ti protegge quando la vita diventa caotica. Impari che il distacco non è debolezza, è saggezza. È scegliere di non permettere alle azioni delle persone di manipolare la tua mente o il tuo spirito. E la verità è che i tuoi sentimenti mentono. Ti diranno di mollare, ti convinceranno che sei di poco valore. Ma se vuoi il potere, quello vero, quello che dura, devi silenziare il rumore e appoggiarti a ciò che è reale. Non vivi di emozioni, vivi di visione, di scopo, di verità. La mente è o il tuo servitore o il tuo padrone. E se non ne prendi il controllo, lei controllerà te. I pensieri che intrattieni diventano la vita che vivi. Ecco quello che hai imparato oggi. Il potere non è nel gridare più forte, è nel rimanere più saldo, non è nel vincere ogni battaglia, è nello scegliere quali battaglie combattere, non è nel controllare tutto quello che ti succede, è nel controllare tutto quello che succede dentro di te. C'è una forza dentro di te che la maggior parte delle persone non attingerà mai, non perché non c'è, ma perché non si zittiscono mai abbastanza a lungo per trovarla. Ma tu sei diverso. Non sei qui per essere sballottato da questo mondo. Non sei qui per rimpicciolirti. Non sei qui per essere schiavo del tuo passato o del tuo dolore. Sei qui per elevarti. Sei qui per prendere il dominio sulla tua vita, per diventare incrollabile. Quindi ora hai una scelta. Puoi tornare a vivere come prima, lasciando che ogni emozione ti governi, ogni opinione ti scuota, ogni tempesta ti rovesci. Oppure puoi prendere quello che hai sentito oggi e costruirci sopra la fortezza della tua anima. Puoi diventare quella persona che quando entra in una stanza, le altre persone sentono immediatamente la differenza. Non perché fai rumore, ma perché porti pace. Non perché domini gli altri, ma perché hai imparato a dominare te stesso. Quindi cammina a testa alta, cammina in silenzio e cammina forte, perché il tuo potere non ha bisogno di applausi, ha solo bisogno di coerenza. Ricorda, senti niente, controlla tutto, perché chi non può essere scosso non può essere fermato. E quando la vita ti metterà alla prova di nuovo, e lo farà, ricorda questo momento. Ricorda che hai dentro di te tutto quello che serve per rimanere in piedi. Non importa quanto forte soffi il vento, tu rimani radicato. La tua missione inizia ora. Non lasciare che questo video sia solo un momento di ispirazione che svanisce. Scegli uno degli esercizi che hai sentito oggi e impegnati a farlo per la prossima settimana. Non tutti e 6, uno solo. Padroneggialo. Poi passa al successivo. Perché la trasformazione non avviene nell'ispirazione del momento, ma nella disciplina dei giorni che seguono. Sei nato per qualcosa di più grande di quello che stai vivendo ora. È ora di reclamarlo. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.